Molto spesso chi come me utilizza tanti plugin di SketchUp può ritrovarsi la barra diciamo, degli strumenti di SketchUp inondata di tasti. Molto spesso molti di questi tasti sono, diciamo, magari per esempio prendiamo il plugin Quad Face Tool è composto da tutta una serie di tasti. Qui ci sono alcuni di questi tasti che non vengono utilizzati spesso, quindi volendo io potrei creare una barra personalizzata nella quale poter inserire i tasti più utilizzati e tenere questa barra, diciamo, chiusa e facendo questo per la maggior parte dei tasti presenti qui nell'area di lavoro, io potrei ottenere in questo modo una barra degli strumenti molto più piccola, quindi soltanto con i tasti preferiti. Per poter personalizzare le barre degli strumenti di SketchUp, questa cosa non può essere fatta nativamente, ma può essere fatta tramite un plugin che si chiama Toolbar Editor ed è scaricabile gratuitamente da Sketchutional. Quindi nel momento in cui vi loggate viene attivato il tasto di download, quindi clicchiamo su download e lui va a scaricare il file RBZ. Per installare il plugin, come sapete, si va su estensione, gestione estensione, installa estensione, si va nella cartella di download e si seleziona il plugin e si conferma con OK. Una volta installato, il plugin, diciamo, dovrebbe essere presente qui nella scheda finestra Toolbar Editor. Questo plugin è molto semplice perché riporta qui sulla sinistra la nostra nuova barra degli strumenti che andiamo a creare e qui sulla destra c'è l'elenco di tutti i comandi, compresi i plugin, che sono presenti nel nostro SketchUp e quindi basta semplicemente prendere dei tasti e spostarli dall'altra parte. Volendo qui abbiamo anche una barra di ricerca che ci permette di andare a cercare più velocemente quelli che sono i tasti, diciamo, preferiti da poter utilizzare. Quindi grazie a questo plugin noi possiamo andare facilmente a personalizzare quelle che sono le nostre barre degli strumenti. Ad esempio, se io volessi filtrare nella barra Quad Mesh Tool quelli che sono i principali comandi che vengono utilizzati, io vado a trascinare qui i comandi, quindi prendo ad esempio select loop, select ring e vado poi man mano a scegliere, diciamo, quelli che sono i comandi che utilizzo maggiormente di questo plugin e quando vado a confermare io mi troverò una nuova toolbar con all'interno questi tasti.